Bentornati su Turkey News Magazine. Se amate le storie vere, emotive e piene di colpi di scena del mondo delle celebrità, ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella, così non perderete nessun aggiornamento. L'episodio di oggi è fatto di tensione, sussurri dietro le quinte e decisioni improvvise che hanno lasciato tutti senza fiato. Quando ormai sembrava che il matrimonio dell'anno fosse pronto a illuminare le cronache mondane, tutto si è capovolto in un istante. Stiamo parlando delle attesissime nozze di Bar Bakhtas e Yağmur Yüksel, una coppia che negli ultimi mesi aveva fatto sognare i fan con immagini di tenerezza, promesse e piani perfetti. Eppure, a sole 48 ore dalla cerimonia, il destino ha cambiato rotta. All'improvviso, quello che doveva essere un evento da favola in un lussuoso hotel affacciato sul mare di Bodrum si è trasformato in un vortice di incertezza. Nelle prime ore del mattino di ieri, gli invitati hanno ricevuto un messaggio breve, glaciale, privo di fronzoli. Per motivi personali, la cerimonia non si sarebbe più svolta nella sede annunciata, presto sarebbero arrivati nuovi dettagli. Niente più affaccio sul mare, niente più terrazza profumata di salsedine e luci soffuse sullo skyline. L'hotel è stato annullato, cancellato con un gesto secco. Le persone che avevano già prenotato i voli, scelto gli abiti, organizzato parrucchiere e trucco, si sono ritrovate senza coordinate, in uno smarrimento palpabile. E così, inevitabile, la domanda che brucia sulla lingua di tutti: perché? Le fonti ufficiali hanno continuato a parlare soltanto di ragioni personali, chiudendo il sipario con una cortina di riservatezza. Ma le voci sotterranee, quelle che corrono nei corridoi, raccontano altro. Un confronto acceso in famiglia, opinioni divergenti che si sarebbero scontrate contro il luccichio della cornice troppo sfarzosa. Secondo più di un insider, alcuni membri della famiglia di Bar non avrebbero gradito il lusso abbagliante della location. Lo avrebbero ritenuto eccessivo, lontano dai valori di sobrietà, intimità e tradizione con cui si è sempre sognato di salutare l'inizio di una vita insieme. Da qui, riunioni a porte chiuse, parole scambiate con la voce bassa ma gli occhi lucidi, i respiri trattenuti nelle pause più pesanti. Chi era presente racconta di un equilibrio fragile che si spezzava e si ricomponeva nel giro di pochi minuti. Una damigella, rimasta anonima per non alimentare ulteriori tempeste, ha sussurrato che Yağmur sarebbe scoppiata in lacrime nel momento in cui ha capito che la location sarebbe cambiata. Non singhiozzi teatrali, ma lacrime vere, calde, quelle che scendono quando cadono le certezze. Poi, però, avrebbe tirato su il respiro e pronunciato una frase che, a sentirla, riorganizza tutto il quadro: l'importante è sposare Bar. Il luogo non conta. Quella frase, semplice come una carezza, ha illuminato il cuore dei fan. Perché in quelle parole non c'era resa, ma una scelta netta: salvare la sostanza, proteggere ciò che vale davvero, nonostante i riflettori, nonostante le aspettative. Il mondo dei social, come sempre, si è diviso. C'è chi sostiene che la coppia avrebbe dovuto restare fedele al piano dei sogni, portando avanti l'evento come previsto, blindando i propri desideri contro ogni interferenza. E c'è, invece, chi trova saggio cercare l'equilibrio con le famiglie, abbassare il volume dello sfarzo in nome della pace domestica. I commenti si sprecano, oscillando tra romanticismo e realismo, tra chi invoca la favola e chi difende la serenità a lungo termine. Intanto, il caos non si è fermato. Uno stilista vicino a Yağmur ha raccontato che durante l'ultima prova dell'abito, un capo delicatissimo ricamato a mano con dettagli che ricordavano il movimento delle onde, la sposa avrebbe ricevuto una telefonata urgente. Il volto si sarebbe irrigidito, gli occhi, pochi secondi prima sorridenti, si sarebbero fatti seri. Avrebbe mormorato poche parole e, senza finire la prova, avrebbe lasciato l'atelier con passo veloce. Da quel momento, la sensazione che l'intero piano stesse collassando in tempo reale ha iniziato a farsi sempre più concreta. Nel suo staff, qualcuno ha parlato di tabella oraria stravolta, truccatori e parrucchieri rimandati, fioristi sospesi nel limbo. Sul fronte di Bar, però, il clima appariva diverso. Anfean lo avrebbe visto seduto in un caffè, con il manager al suo fianco, un quaderno di appunti e un telefono che vibrava a intervalli regolari. Niente voce alta, nessun gesto plateale.
Chi li ha osservati racconta di un atteggiamento calmo, protettivo, attento. Bar avrebbe abbassato il tono, inclinato appena il capo e detto: se lei è felice, lo sono anch'io. Lo faremo a modo nostro. Parole misurate, eppure potentissime, una dichiarazione di intenti che ha rassicurato chi teme che la tempesta potesse incrinare il legame. E così, i segnali sono arrivati in rapida successione. Dagli account social di Bar sono scomparsi i riferimenti all'hotel di Bodrum, ai saloni lucidi, alle terrazze lambite dal vento. Per i fan, quello è stato il segnale definitivo. Addio al vecchio piano, si riparte da zero. Poche ore dopo, a fare da contrappunto, Yamur ha pubblicato una foto che ha fatto esplodere la rete. Un prato ampio, un orizzonte pulito, cielo e verde a perdita d'occhio. La didascalia era una sola, appena un filo di voce scritto: è qui che voglio ricominciare. In pochi minuti, migliaia di like. E una certezza, non era soltanto una nuova location, era una dichiarazione poetica. Un matrimonio semplice, privato, immerso nella natura, lontano dalla pressione dei media e dall'abbraccio assordante della mondanità. Dove, quindi? Le voci più insistenti indicano una villa privata poco fuori Istanbul, proprietà di un'amica molto vicina a Yamur. Un luogo riservato, con un vialetto nascosto tra gli alberi, un giardino che sembra disegnato per le confidenze e una piccola serra trasformabile in un altare naturale. Impossibile per i paparazzi avvicinarsi, dice una fonte. I fornitori, dai fioristi ai decoratori, dai tecnici del suono al catering, sarebbero stati dirottati in tempi record. Nel giro di mezza giornata, i bouquet sarebbero passati da peonie e lampadari di cristallo a margherite, ulivo, lucine calde. L'idea non era quella di impoverire, ma di rendere tutto più vero. Questo cambio ha gettato benzina sul fuoco delle supposizioni riguardo al ruolo della famiglia. Si sussurra che la madre di Bar avesse sempre sognato per il figlio una cerimonia dal respiro più raccolto, con gli affetti stretti vicino e poco altro. Pare che una sua frase, riferita da più di una persona, abbia scatenato discussioni incandescenti. Una vera unione si celebra con il cuore, non con la vetrina. C'è chi ha letto in quelle parole una pressione indebita, una mano invisibile che spinge lontano dal sogno originario. C'è chi, invece, le ha trovate dolci, quasi antiche, come un consiglio sussurrato dall'esperienza, il richiamo a qualcosa che resiste al tempo e ai riflettori. Gli inviti aggiornati, inviati in fretta e furia agli ospiti che hanno resistito a cancellare i voli, contenevano anche una nuova regola: niente telefoni. Se venite, venite col cuore, non con il telefono. Una richiesta semplice, accompagnata dalla promessa che foto ufficiali sarebbero state condivise dopo, quando i due avrebbero deciso cosa mostrare e cosa custodire. In rete si è aperto un dibattito feroce, da un lato chi capisce, chi applaude la difesa della privacy, chi sostiene che il momento del si meriti sguardi nudi, senza schermi. Dall'altro, chi si chiede se sia realistico pensare a un evento senza una selva di smartphone alzati in aria, in un mondo che documenta ogni respiro. Eppure, nel bel mezzo del chiasso, l'amore tra Bar e Yamur non ha vacillato. Un video, girato di nascosto da un invitato e circolato per poche ore prima di sparire, li ha mostrati indirettamente. Si vedeva Bar in un giardino piccolo, quasi segreto, a provare dei passi di danza con la luce tardo pomeridiana sulle spalle. Un amico fuori campo avrebbe sussurrato qualcosa sul meteo e sul rischio di pioggia, e Bar, con un sorriso nervoso e un'allegria timida, avrebbe risposto: spero che non piova, altrimenti balleremo sotto la pioggia. Bastano quelle parole per sciogliere le resistenze dei più scettici, niente rumor, soltanto due persone che cercano di proteggere il proprio inizio. Nelle ultime 24 ore, il conto alla rovescia ha assunto un ritmo nuovo. I tecnici allestiscono impianti discreti ma impeccabili, le sedie vengono disposte a mezzaluna attorno a un arco di rami, il menù passa dai piatti scenografici a ricette che parlano di casa, di terre e profumi familiari. Alcuni invitati avrebbero chiesto se è prevista una navetta privata per arrivare alla villa senza attirare attenzioni, altri si sarebbero offerti di rispettare la regola dei telefoni, promettendo di vivere davvero l'istante. Intorno alla coppia, si respira un silenzio sospeso,
come prima di una canzone a cui tutti tengono. C'è chi racconta che, in una stanza illuminata solo da una lampada, Yamur si sia seduta davanti allo specchio in camicia bianca, respirando piano per placare il cuore, e che un'amica le abbia messo una mano sulla spalla, ricordandole che tutto ciò che conta è l'uomo che l'aspetta poco più in là. C'è chi dice che Bar, prima di addormentarsi, abbia guardato vecchie foto di loro due, e che tra sé e sé abbia ripetuto che la scelta della semplicità non è una resa ma una forza, un modo per alzare un muro contro il rumore del mondo. Così, con un equilibrio fragile ma reale, la storia sta arrivando al suo punto più alto. Se tutto andrà come previsto, tra meno di un giorno Barbactas e Yamur Yüksel si scambieranno le promesse in un giardino privato, lontano dalle telecamere, con la brezza tra gli ulivi e una musica leggera in sottofondo. Dopo il caos, le lacrime, le revisioni dell'ultimo minuto e la pressione che solo chi vive sotto i riflettori conosce davvero, hanno scelto un sì che somiglia a loro. Non una fuga, ma un approdo. Non uno scandalo, ma una dichiarazione. E allora la domanda rimane. Il divieto dei telefoni è un'idea saggia o un eccesso? Forse la verità sta nel modo in cui guardiamo gli inizi, alcuni vogliono un coro, altri un bisbiglio. Diteci cosa ne pensate nei commenti. E grazie per essere stati con noi fino a qui. Se volete continuare a seguire i momenti più intensi, le svolte e le rinascite del mondo delle celebrità, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un like a questo video se sentite di voler sostenere il percorso di Bar e Yamur. Il vostro supporto permette a Turkey News Magazine di portarvi, ogni volta, storie profonde e vibranti, capaci di toccare il cuore. Ci vediamo nel prossimo video, con un altro capitolo da vivere insieme.